Ecco, buongiorno a tutti. Siamo in collegamento con il professor Giacomo Mangiaracina da Roma, che è un medico specialista in salute pubblica, presidente dell'Agenzia Nazionale per la Prevenzione. Il professor Mangiaracina ha fondato la Società Scientifica di Tabaccologia e per 18 anni è stato docente all'Università Sapienza di Roma, autore di oltre 100 articoli scientifici e divulgativi, ha curato più di 30.000 fumatori e dirige un servizio di assistenza a distanza dei fumatori. Professor Mangiaracina, benvenuto. Un saluto a tutti. Siamo molto contenti che è qui con noi per questi pochi minuti, ma importanti minuti. Grazie per aver accettato l'invito. Grazie a voi per l'invito. Professore, il 31 maggio ricorre la giornata mondiale senza tabacco. Ci vuole spiegare molto brevemente di cosa si tratta? La giornata mondiale senza tabacco è indetta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità a 33 anni di vita. Quindi è un'organizzazione anzianotta. È nata nel 1988. Per quale motivo? È nata per dire ai cittadini, diciamo, no al tabacco, un no grande quanto una casa. Alcuni lo hanno interpretato come la giornata contro il fumo. In realtà i termini belligeranti di guerra non hanno luogo in questo. Serve a dire no al tabacco, un no chiaro, forte e chiaro, sia da parte di coloro che non hanno cominciato a fumare, sia anche da parte di chi fuma e quindi viene incoraggiato a mandare via le sigarette dalla sua vita. Anche perché bisogna tenere conto del fatto che fumare non è un vizio, non è un comportamento sociale di larga prevalenza, ma è una dipendenza patologica. Quindi un fumatore è un malato di tabacco e quindi bisogna avere molto chiara questa visione delle cose per poi intervenire e dare dei suggerimenti sia nel campo della prevenzione che nel campo del trattamento, cioè aiutare un fumatore a dire no al tabacco e aiutare un ragazzo a dire no al fumo e quindi a Esatto. non cominciare. Esatto, professore, lei mi toglie, ecco, la prossima domanda, diciamo, dalla bocca, me la ruba in qualche modo, ed era esattamente qui che volevamo continuare la nostra conversazione. Noi sappiamo, insomma, è inutile ripetere, diciamo, parlare dei danni ingenti che provoca il fumo e così via, Sì, considerato... attenzione, il danno da fumo è un danno multidimensionale, è Esatto, un danno alla salute, è un danno alla vita, è un danno all'ambiente ed è un danno all'economia di una nazione. esatto. Quindi è multidimensionale, quindi non ci fermiamo soltanto ai danni alla persona. Grazie professore, esattamente quello che volevamo sottolineare e quindi abbiamo veramente questi effetti devastanti che provoca il tabacco e il fumo e che bisogna assolutamente sottolineare. Ora, focalizzandoci sulle soluzioni, sul come superare, diciamo, questo problema, ecco, lei, professore, cosa suggerisce per diciamo, curare la dipendenza dal fumo? In particolare, parliamo qui, diciamo, ai giovani che sono molto, diciamo, ci sono tanti giovani che fumano, abbiamo statistiche, insomma, che ne parlano. Quindi cosa possiamo fare, cosa possiamo consigliare alle persone, ai fumatori e in particolare ai giovani, per smettere, ecco, di fumare? Sì, noi utilizziamo ancora questo termine, smettere di fumare, è come se ti tagliassero qualcosa
dalla tua vita. È curare il tabagismo, è liberarsi dalla dipendenza dal tabacco. Ecco, utilizziamo anche i termini giusti. È una liberazione. Il trattamento del tabagismo è una forma di liberazione grandiosa, dove la persona guadagna salute, guadagna denaro, tanto denaro, perché abbiamo calcolato che in una vita, in una famiglia dove fumano 2 genitori e un paio di figlioli, in una vita si fumano un appartamento. Caspita. Soltanto che questo appartamento lo donano in larga parte allo Stato e alle multinazionali del tabacco. Solo che lo Stato poi deve curare le malattie indotte dal fumo e ne spende il doppio. Le compagnie del tabacco non devono fare niente, devono soltanto incassare. Quindi veramente è un meccanismo perverso. Allora, curare il tabagismo cosa vuol dire? Quando abbiamo creato la Società Scientifica di Tabacologia, noi abbiamo decretato la morte dei metodi per smettere di fumare. Non esistono i metodi, esistono gli operatori preparati che si formano per poter aiutare un fumatore a liberarsi dalla dipendenza. E oggi il trattamento principale è il counseling tabacologico, quindi seguire step by step un fumatore, perché smettere di fumare non è un atto, è un procedimento che ha bisogno anche dei suoi tempi. E poi oggi abbiamo dei farmaci, abbiamo l'estratto di una pianta che è la citisina, che funziona, cioè dire va a legarsi ai recettori per la nicotina nel cervello e quindi la nicotina non si può legare e la persona non prova piacere a fumare. Quindi è molto interessante. Ma la terapia da sola non va bene, occorre la terapia col counseling, quindi la persona ciclicamente deve andare dal suo terapeuta che sa dove mettere le mani per aiutare un fumatore a liberarsi dalla dipendenza. Quindi esistono i centri tabagismo e poi esistono, recentemente io ho creato un centro per assistere il fumatore a distanza come stiamo facendo noi, di modo che il fumatore non deve recarsi al centro, ma anche da casa propria può accedere tramite mezzi di comunicazione, come stiamo facendo noi, e quindi avere un counseling a distanza. Allora, a queste condizioni si prescrivono anche le terapie farmacologiche. E per quanto riguarda invece il versante della prevenzione, ancora è arduo il problema, perché lo Stato principalmente dovrebbe fare la prevenzione, ma non lo fa. E allora la prevenzione è affidata ai privati, alle organizzazioni private. E questo purtroppo è un handicap, perché le organizzazioni private non hanno quei budget tali da poter fare campagne a livello nazionale. Ecco, sarebbe interessante. Noi abbiamo prodotto allora strumenti di lavoro per le scuole. Abbiamo creato un film, The Answer, la risposta sei tu, e questo film, creato con i sacri crismi della cinematografia, con attori importanti, è strumento di lavoro per le scuole, è gratuito e quindi le scuole possono utilizzarlo per far capire che il tabacco danneggia ferocemente l'ambiente in cui viviamo, sia da prima della semina addirittura di una piantagione di tabacco fino poi alla raccolta e quindi all'utilizzo come tabacco da fumo. Professore, la ringrazio per queste risposte veramente esaurienti, anche se ne potremmo parlare per ore, ma è stato molto, diciamo, efficace a È focalizzare una pillola tabacologica. è una pillola importante che lanciamo a chi ci ascolta, quindi mi è piaciuto anche il concetto di liberazione, quindi cerchiamo di far capire a chi fuma che non fumare più è una liberazione, vuol dire essere liberi. Invitiamo quindi, come diceva lei, le persone che hanno desiderio appunto di liberarsi, di andare da un terapeuta, di rivolgersi a dei professionisti, al counseling e Ecco, soprattutto ci teniamo a dire che al Ministero della Salute c'è una lista di centri italiani dove ci sono gli operatori specializzati, oppure c'è il sito doctorium.it dove è possibile fare un colloquio con me come lo stiamo facendo adesso. perfetto.
Tutti questi link ovviamente noi poi li comunicheremo per iscritto a chi è interessato, quindi non andranno persi. E grazie ancora per averli, diciamo, segnalati, professore. Quindi c'è da fare un grande lavoro di prevenzione e appunto di liberazione, di counseling, quindi bisogna accompagnare e far comprendere ai fumatori che veramente non fumare fa bene a se stessi, fa bene al prossimo, fa bene all'ambiente, fa bene all'economia, come diceva lei, Esatto. e quindi possiamo forse concludendo dire che non fumare fa bene, no? Bisogna dire no al tabacco. No al tabacco. Professore, io la ringrazio. Dobbiamo purtroppo chiudere qui, ma ci saranno sicuramente altri appuntamenti futuri. Le auguro un buon proseguimento di giornata e un in bocca al lupo per il suo importante lavoro. E ancora grazie, è stato un privilegio Grazie per ospitarla. la divulgazione. Grazie professore, arrivederci.